La lezione di stasera è legata alla famiglia Medici. I Medici sono stati una famiglia più importante non solo di Firenze, non solo della Toscana, del Granducato, ma sicuramente una famiglia conosciuta a livello veramente internazionale. Iniziamo subito da questo Giovanni di Bicci, che all'inizio del 400, dicevo, inaugura proprio il successo politico-economico della famiglia. Darà avvio proprio con Cosimo il Vecchio il ramo principale, il ramo da cui discenderà poi anche, diciamo, Lorenzo il Magnifico, mentre dall'altro ramo di Lorenzo il Vecchio inizia il ramo cadetto, il ramo che vi ho fatto vedere, quello granducale. Una curiosità di lui: è un grande mecenate, acquista la villa di Careggi, quello che noi conosciamo, la zona di Careggi, dove a Firenze oggigiorno c'è anche un ospedale, c'è la villa nei pressi a Careggi, e lui è colui che acquista proprio questa villa, che poi verrà trasformata, lo vedremo da Cosimo, nell'Accademia Neoplatonica Fiorentina. E è lui che protegge per esempio Masaccio, che arriva a Firenze, uno dei più grandi artisti. È lui che è favorevole all'istituzione del catasto. Per la prima volta a Firenze si fa una tassazione sul reddito proporzionale alla proprietà che uno ha. E è lui che commissiona la sacrestia vecchia, per esempio, a Filippo Brunelleschi per San Lorenzo, che poi verrà completata da Donatello, e finanzia l'ospedale degli Innocenti. L'ospedale degli Innocenti, che è il primo ospedale, considerate, che nasce specificatamente per accogliere i bambini che venivano abbandonati, e anche finanzia la costruzione della Santissima Annunziata. Chi ha visitato Firenze e viene in piazza Santissima Annunziata scoprirà che è la vera piazza rinascimentale di Firenze, con tutti i loggiati che si corrispondono. E guardate che cosa ci viene detto del suo funerale. E fu seppellito in San Lorenzo e andò scoperto. Erano dietro al corpo vestiti a Bruno, Cosimo e Lorenzo, suoi fanciulli, ed ambasciatori dell'imperatore, e veneziani e altri signori, e fu sì grande e bella onoranza che spesero fiorini 3.000. Quindi il fatto di dire che ci fu questo cronista, che è Giovanni Cambi, ci dice appunto il suo funerale costò questi fiorini, 3.000 fiorini, quindi ci fa capire che poi si potevano permettere un funerale in questa maniera. E poi capirete che la chiesa di San Lorenzo è diventata la chiesa patronata dalla famiglia Medici. Lui commissiona a Michelozzo e a Donatello la tomba dell'antipapa nel Battistero di Firenze, che è un vero capolavoro appunto di architettura e scultura insieme. È il Papa che venne deposto, vi ricordo, il Papa quando c'è stata anche la cattività avignonese. Questa è la famosa sacrestia vecchia che vi ho presentato tante volte. Qui, proprio in questa zona qui, dove c'è l'altare, c'è la sepoltura di Giovanni di Bicci e di Piccarda Boeri. Guardate, nella sacrestia vecchia di San Lorenzo è sepolto il capostipite della famiglia Medici con la moglie. Questo è all'interno proprio della sacrestia. Vi invito a vedere. Donatello nella sacrestia farà due santi Medici, che sono i santi Cosma e Damiano. Vi ho detto che sono i santi protettori della famiglia Medici. Se vi va di guardarvi una curiosità d'arte proprio sulla storia di questi santi, potete collegarvi a questo link. C'è una mia curiosità d'arte di pochi minuti, di 5 minuti. Erano dei santi medici, non a caso, che curavano. Questo è un miracolo che fanno dopo morti, perché loro curavano in vita senza accettare neppure il denaro. È un miracolo che fanno dopo morti, si vede, c'è questa nuvoletta, è un'opera del Beato Angelico, e vedete, fanno la prima operazione, si può dire il primo trapianto, perché questo era malato, aveva una gamba incancrenita. Loro pensano bene di andare nel cimitero, di sotterrare, cioè di rimuovere una tomba, aprono, trovano per l'appunto una sepoltura di un etiope, ma a loro va bene lo stesso, prendono la gamba dell'etiope e gliela mettono a Giustiniano, tanto che riescono a salvarlo.
Guardate, qui siamo in San Lorenzo, la chiesa dei Medici, vi ho detto perché quasi tutta la chiesa, compreso il coro dietro, è nata poi la Cappella dei Principi. Nel transetto, vale a dire nell'incrocio dove c'è la crociera, dell'incrocio del transetto con la navata, dove di solito è il luogo di sepoltura dei martiri su cui si fonda una chiesa, è sepolto Cosimo il Vecchio, proprio il figlio di Giovanni di Bicci e Piccarda Bueri. Qui siamo sotto nella cripta, questo è il pilastro di sostegno che vi ho detto riservato ai martiri e qui invece trovate sepolto proprio Cosimo il Vecchio.